amici, ci troviamo al largo di Castellammare di Stabia e siamo a bordo del Tropida Cosmic 39 motorizzato con una tripla Mercury 450 Racing. Con me c'è Takis, proprietario del cantiere. Good morning Takis! Good morning! E c'è anche Giuseppe Caniglia, dealer importatore esclusivo per l'Italia di Sirex. Buongiorno! Buongiorno a tutti! E oggi siamo qui al largo per testare le performance di questo scafo in combinazione con la tripla Mercury a poppa e ne approfitteremo delle ottime condizioni meteo davanti a noi per raggiungere il massimo della velocità, ma al tempo stesso monitoreremo anche il controllo e la gestione di questa potenza, poiché è uno scafo molto particolare. Lo racconteremo andando avanti con la navigazione. Io attualmente mi trovo al minimo con invertitore ingranato, 600 giri, 4,1 nodi, consumo 12,3 litri per ora. Il consumo che vi dirò sarà complessivo per la tripla motorizzazione, quindi ovviamente dovremo dividerla per 3 per analizzare il singolo motore. Iniziamo a navigare, ovviamente stacco di sicurezza ben allacciato, sto sfruttando la funzione One Lever fornita con i motori che permette quindi di gestire tutti i motori semplicemente con una sola leva sulla manetta di potenza, così abbiamo il pieno controllo e ci troviamo attualmente a 1100 giri, 7,2 nodi, 29 litri per ora mentre saliamo ancora di velocità. Nel frattempo ne approfitto per chiedere a Takis, tell me more about this hull. This hull is have 3 steps, vented steps, and the neutering is the bow steps and anti-dive. The bow steps used on the raft sea reduce the break of the hull and anti-dive reduce the nailing. Quindi grazie a questa carena con 3 step longitudinali ovviamente potremo raggiungere velocità sostenute. In questo momento io leggo sul display ben 71 nodi, ma vedremo dove ci porterà la motorizzazione, perché in configurazione ottimale it can reach up to 80 knots. Yes, with the 4500 the top speed is really up to 100 knots. Addirittura, ok, possiamo raggiungere quindi addirittura 100 nodi, poiché la potenza massima installabile è una quadrupla da 500 cavalli ognuno. Io attualmente mi trovo a 1700 giri, velocità 12 nodi, consumo 63 litri per ora. Ma come vedete lo scafo inizia leggermente a sollevarsi, ma l'inclinazione è minima. Io ho il trim totalmente abbassato e a fondo manetta per far distendere di più la carena. Guardate come subito ci livelliamo sull'orizzonte. Io ho una buona visibilità davanti a me, sono comodamente seduto grazie appunto alle sedute con protezione anche laterale per avere maggior controllo e quindi possiamo iniziare a navigare a 18 nodi, 2300 giri, 91,6 litri per ora, ma saliamo ancora. Il trim è abbassato, inizierò a sollevarlo adesso gradualmente per ridurre la superficie bagnata e per far lavorare la carena al meglio delle sue condizioni, anche perché possiamo scegliere di attivare l'Active Trim, il sistema fornito da Mercury per correggere automaticamente l'assetto. E guardate, davanti a noi serie di onde lunghe che non avvertiamo minimamente, abbiamo il massimo comfort a bordo, carena dotata anche di pattini, ma come diceva Takis l'intero progetto è studiato per rompere l'onda e ottimizzare il comfort a bordo tenendo sempre il massimo controllo, ed è quello che andremo ad analizzare in questa prova, come andremo a gestire le velocità più sostenute. Attualmente 2800 giri, 23 nodi, 125 litri per ora. Guardate qui, comodissima. Inutile dire che l'ampio parabrezza ci permette di avere piena protezione davanti a noi. Io sono tranquillamente rilassato qui al comando e la timoneria permette di avere un pieno controllo. Ora correggiamo leggermente la rotta per evitare le imbarcazioni davanti a noi e saliamo ancora. Motori dotati anch'essi di una gestione della potenza incredibile, sempre reattivi. Guardate il cambio di passo repentino, ci troviamo a 3400 giri, 3500 attualmente, 34 nodi, consumo 150 litri per ora, consumo più che adeguato per questa categoria di mezzo e questa motorizzazione, quindi riusciamo ad avere un'andatura di crociera costante a 32 nodi e guardate qui è comodissimo. Guardate anche dove va a rompere l'onda durante la navigazione lo scafo, il che permette quindi di avere minor superficie bagnata. Ovviamente altre onde davanti a noi, ma nessun tipo di problema, e a questa andatura 32 nodi iniziamo a stressare di più lo scafo con una virata a sinistra. Siamo pronti? Are we ready to turning lap? Andiamo, abbassiamo trim
è virata a sinistra, guardate qui il controllo, e posso anche accelerare, guardate come i motori ci accompagnano in questa rotazione. C'è anche il sistema di Mercury che ci permette di avere sempre i giri attivi, 3600 giri costanti. Guardate qui, posso anche chiudere di più l'angolo, il gommone si inclina e poggia con il tubo sull'acqua. Guardate, inizio a prendere le nostre onde al traverso, continuo con il 360 e continuiamo a restare a 32 nodi costanti, ma ora rimettiamo in asse. Con una sola mano stiamo gestendo, sollevo nuovamente trim e senza toccare manetta, guardate come ci distendiamo. Sollevo ancora 39 nodi, 3700 giri, 178 litri per ora. Correggendo ancora il trim, arriviamo a 39 nodi costanti e saliamo ancora. Ciò che sorprende su questo gommone appunto è la gestione della potenza. Io posso anche non muovere le mani, non fatelo a casa, il volante sta navigando da sé e riusciamo a tenere tranquillamente la rotta. Continuiamo ad andare dritto, 215 litri per ora, 43 nodi, sollevo ancora trim. A questa andatura non fatelo assolutamente a casa, ci prepariamo a una virata dritta, abbassiamo nuovamente trim. Guardate qui come lavora lo scafo, che stabilità, che controllo. La carena performa ma al tempo stesso ci dà stabilità. Rimettiamo nuovamente in asse, guardate come possiamo cambiare direzione. Ora risolleviamo nuovamente trim, vi ripeto, gestione del trim manuale in questo caso, ma possiamo anche correggerla automaticamente. 45 nodi, 45.6, sempre 4000 giri, 230 litri per ora. Saliamo ancora, guardate come cambia il passo. 49 nodi, vediamo dove ci portano questi motori. 50 nodi, saltiamo sull'onda. Gli step lavorano, guardate com'è la carena, abbiamo pochissima superficie bagnata, 323 litri per ora, 4900 giri, 54 nodi, sollevo ancora trim, affondo manetta del tutto, motori sempre reattivi, 55, 56, 58 nodi, 6000 giri, 530 litri per ora, 61, 62, guardate come cambiano le condizioni, ma restiamo sempre in controllo. 63 punto, 64, 64, 65. Sollevo ancora trim, 66, pochissima carena in acqua. C'è molto più vento adesso, le condizioni cambiano. 66 nodi attualmente, controcorrente. E guardate come restiamo in pieno controllo con l'onda corta. Ma ora scendiamo leggermente, abbasso ulteriormente trim, guardate come gli impatti vengono smorzati attualmente, andiamo contro le onde con una virata larga, il meteo sta cambiando ma non abbiamo problemi, io sono sempre ben protetto qui all'interno, virata a 46 nodi e io sto controllando, passatemi il termine, come se fossi in auto. Ora sentiamo il vento laterale, la sferzata di vento, e ora riproveremo nuovamente con l'onda a favore, ma in primis mettiamo nuovamente in folle e vediamo in quanti secondi questi motori ci portano fuori dall'acqua, in quanti secondi raggiungiamo la velocità di punta. Eccoci quindi in folle, abbiamo una leggera corrente e ne approfitteremo appunto per massimizzare le performance di accelerazione qualora ce ne fosse ulteriore bisogno, perché abbiamo visto la capacità di spinta di questi motori. E vi ricordo che attualmente siamo 5 persone a bordo, perché siamo il sottoscritto, Takis, Giuseppe il dealer, e poi abbiamo anche 2 ospiti a bordo qui, buongiorno, che sono qui in condizioni di test con noi, e quindi non ci resta che contare. Are you ready, Takis? I'm ready. Go. 3, 2, 1, go! Sentite come veniamo incollati, trim abbassato, ma adesso inizierò a sollevarlo. 19 nodi, 20 nodi, 30, 34, 37, 40 nodi, sollevo trim, 44, 46, è incredibile, 50 nodi, 51, 54, 56, guardate con le onde non abbiamo nessun problema, 60 nodi, 62, consumo 533 litri per ora, 65 nodi, correggo la rotta, stacco di sicurezza ben allacciato e raggiungiamo i 65 nodi costanti, ma saltando sull'onda arriviamo anche a 66 nodi con un controllo incredibile
di questa potenza, ma io leggo sull'indicatore qui sul display che possiamo toccare anche i 71.7 nodi, ma come diceva Takis possiamo anche arrivare a velocità che sfiorano i 100 nodi addirittura con motorizzazioni più potenti a poppa. E quindi cari amici, questo è il Tropida Cosmic 39 motorizzato con una tripla Mercury da 450 cavalli racing. È un gommone che consiglio a tutte le persone che vogliono in primis tanta sicurezza e tanta sportività, perché con questa potenza riusciamo a raggiungere velocità più che sostenute, ma la cosa più incredibile è la gestione, il controllo dell'alta velocità, poiché a 67 nodi eravamo, passatemi il termine, come se fossimo a 28 nodi su un battello di categoria standard. Controllo incredibile della navigazione. Per quanto riguarda i consumi abbiamo visto come possiamo navigare attualmente a 28 nodi, correggo ulteriormente Dream, 29 nodi a 130 litri per ora complessivi, quindi più che adeguata per questa tipologia e questa categoria di battello. Quindi cari amici, non mi resta che rientrare in banchina. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre, per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The City Team. Grazie ancora Giuseppe e thank you so much Takis.